Oggi andiamo a realizzare queste bellissime uova decorate con le farfalline, i fiorellini, le coccinelle e le perline. Io ho già mostrato nel video che vi lascio come ricoprire le uova di polistirolo con l'uncinetto, con la tecnica amigurumi. Oggi andremo a vedere come decorare e rivestire queste uova e poterle mettere in casa per dare il benvenuto alla Pasqua e anche alla primavera. Vi lascio al video e vi invito ad iscrivervi al canale. Vi ringrazio, grazie, ciao. Una volta che avremo finito di ricoprire l'uovo di polistirolo con la tecnica che vi ho indicato nel video del corso amigurumi per principianti, ora dobbiamo ricoprirlo e decorarlo. Per decorarlo vi mostro, io ho già preparato tutti questi fiorellini con delle rimanenze di filato che avevo in casa e che ho fatto in due colori, un solo colore, oppure con petali per metà di un colore, per metà dell'altro. Ho fatto in modo di consumare proprio tutte quelle piccole gugliate di filato che di solito ci restano in casa. Mi sono procurata una pistola per la colla a caldo e ho l'uovo ricoperto, ho tutto. Possiamo cominciare a decorarlo. Cominciamo a ricoprirlo. Io ho pensato di posizionare così, anche un po' a caso, i nostri fiorellini, così anche se finiscono uno un po' addosso all'altro non importa. Con la colla a caldo posiziono il fiorellino, ecco, ne posiziono un altro. Se restano un po' sovrapposti è addirittura preferibile, perché così evitiamo che resti visibile la parte, la base che noi non vogliamo che si veda. Eccolo qui, una volta che tutta la superficie sarà coperta di fiori, l'effetto sarà questo, abbastanza carino. Ora però possiamo ancora renderlo più simpatico con queste coccinelle. Io ho riempito, ho decorato per meglio dire, anche quest'altro uovo con le farfalline di cui vi anticipavo. Ho pensato però che c'era bisogno di un altro poco di luminosità. La base invece di quest'altro uovo io l'ho ricoperta di lana. Questo non è altro che un rotolo di cartone, di quelli che restano della carta igienica, e l'ho ricoperto di fiorellini, gli stessi che ho utilizzato per l'uovo, e ora questo mi farà da base a questo uovo che è un po' più piccolo, quest'altro invece è la base di quest'altro che è un po' più grandicello. Ora per entrambi dobbiamo ulteriormente decorarli. Come vedete ho già preparato queste belle coccinelle che si trovano in commercio facilmente, senza difficoltà, oppure potete utilizzare anche qualcosa che avete in casa. Allora io qui ho pensato di mettere le coccinelle un po' in giro di qua e di là. Sono adesive, hanno la base adesiva, però non sono sicura che questa base è sufficiente perché restino incollate. Provo con voi e vediamo. Sembrerebbe di sì. Allora io che faccio? Sparse un po' così a caso, posiziono queste coccinelle tra le farfalle.
Ecco, vedete, se mi dovessi rendere conto che la loro colla non è sufficiente, provvedo subito con la mia colla a caldo. Ecco qui, quindi metto qualche coccinella di qua e di là e poi aggiungo ancora per altro colore, per mettere ancora un po' di colore, aggiungo le mie perline colorate. Ecco qui, sistemo le farfalle, vedete, viene fuori una cosa molto carina tra coccinelle, farfalline, fiorellini. Questa mi sa che non regge e quindi noi procediamo con la colla a caldo e la mettiamo in posizione. Ecco qua, così non si muoverà, non si sposterà più e saremo sicuri. Ora voglio mettere un po' di luce sia a questo che a questo, voglio aggiungere un po' di luce e ho in casa queste perline colorate di plastica, non sono preziose. Allora voglio posizionare le perline al centro dei nostri fiorellini. Vediamo l'effetto che fanno una volta posizionate. Siccome hanno dei colori molto accesi, sono lucide e vivaci, donano, vedete, subito una bella luminosità al nostro lavoro. Cerco di posizionarle in maniera più precisa possibile al centro del fiorellino, ecco così, vedete, con i colori messi come si presentano, senza pormi grandi problemi sul colore, perché più è casuale il posizionamento, più risulta divertente e bello il lavoro. Poi ho delle perle monocolore, in questo caso voglio vedere di riuscire a posizionare tutte quelle monocolore su un unico uovo. Completo il lavoro e poi ci vediamo alla fine. Ecco l'aspetto che assume l'uovo una volta che tutte le decorazioni sono state posizionate. Come vedete cambia proprio aspetto, diventa molto molto più carino ed elegante. Io lo posizionerò in casa sui mobili. Ora decoreremo anche l'altro uovo con le perline monocolore. Ho preso la perlina monocolore, questa più grandicella, la voglio mettere al centro della mia farfalla, questa più grande, ed ecco qui posizionata la prima perla. Poi prenderò le altre, queste più piccoline, e le posizionerò al centro di ciascun fiorellino, come vi ho già mostrato. Così. Questo è l'effetto finale delle uova decorate. Io spero che vi sia piaciuto il video e vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per essere informati sui miei prossimi video.